Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale. Io sono Marina e la creatura che vedete sullo schermo è la canotta piuma. Praticamente la canotta piuma è colei che farà il twin set con il cardigan piuma che troverete sempre nel mio canale. Io di versioni, più che di versioni, di colori, ne ho fatti due. In poche parole, ho realizzato, come al solito, sempre emozionata, ho realizzato due canotte piuma e quindi adesso vi mostrerò anche l'altra. E una cosa, partiamo sempre con lo stesso criterio, quindi praticamente si parte sempre dalla parte dell'ascella. Mi piace tantissimo questo metodo e ringrazio sempre Vienna per avermelo indicato, perché è di suo ingegno questo metodo qui per la canotta. Perché mi piace tanto? Perché, come dico sempre, qui non dobbiamo fare nessun tipo di calcolo, quindi partite con me, anche se dovete farlo per una bimba piccola come ha fatto Sofia, che è delizioso in miniatura, o per una taglia piccola come una donna tipo Vienna che ha una 42, io ho una 44-46 e possiamo farlo in qualsiasi taglia, da quello per bambini, dalla taglia per bambini a una taglia per adulte. Ok, quindi non vi preoccupate per la taglia. La prima cosa che andremo a fare è a trovare il nostro scalfo. La prima cosa che faremo. Dopodiché andremo a cercare la nostra metà corpo, ovviamente passo passo, Dopodiché andremo ad unire la parte e infine vi mostrerò come allungare il vostro piuma. Ok? Quindi vi mostro anche il resto. Ecco, volevo mostrarvi lo scalfo, perdonatemi, lo scollo dietro, che sarete voi a scegliere, a decidere quanto profondo dovete farlo, confronto allo scollo, se non butto giù niente, ci provo, ok, lo scollo davanti, vedete che è più profondo? Ecco, anche qui vi spiegherò come farlo passo passo. Ora vi mostro quello che ho fatto con una cake. Ed eccola qui. Allora, praticamente quello che vedete è una cake che non esiste più purtroppo. Faceva parte delle cake party. Chissà se qualcuno di voi se le ricorda ancora, sempre dell'Ice Yarn, le cake party. Io con questa cake avevo realizzato un cardigan che si chiama tuttora Aurora, e questo cardigan più o meno l'ho realizzato un anno fa, quindi lo trovate sul mio canale. E avevo ancora un paio di cake party di questo colore e così ho deciso di realizzare piuma da mettere sotto il cardigan Aurora. Eccezionale, mi dispiace che il colore non c'è più, non esiste più e quindi non potete trovarlo, però ecco, potete realizzare, eventualmente vi piacessero le sfumature come piacciono a me e soprattutto le cake cotton fine, c'è ancora qualche colore sul sito e vi metto sempre il link dei filati sempre sotto il tutorial, ok? Quindi con questa immagine io per il momento vi lascio, poi andiamo alla postazione di lavoro per eseguire questo, secondo me, scusatemi se me lo dico, questa meravigliosa canotta, e vi mostro cosa hanno fatto le mie amiche che come al solito mi hanno affiancata, Sofia e Vienna. Dimenticavo, questo è il cardigan Aurora. Vedete che anche se non è la stessa creatura, basta avere lo stesso colore e secondo me diventa un twin set delizioso. Che ne pensate? Andiamo.
inizierò questa nuova creatura con un filato molto 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 naturale. È stato creato anche questo, come il precedente progetto, è stato creato per i bambini. Allora io all'epoca presi questo colore che mi piace tantissimo e ho voluto adesso realizzarci la canotta. Ne ho già fatta una con la Cake Cotton Fine, che sapete che a me piacciono tantissimo, e questa più o meno come la Cake Cotton Fine è, diciamo, a multifilo, ok? Multifilo, di conseguenza potrebbe per la principiante magari dare qualche fastidio. Non è, ecco, un filato ritorto, è molto molto naturale e non è lucido come filato, ok? Così vi ho detto tutte le, le parti di questo filato, ma è di una morbidezza incredibile ed è sottile, tant'è che utilizzerò un uncinetto 2,5. E passiamo all'opera, magari dicendovi qual è il filato, il Natural Cotton Baby, ok? Allora formiamo intanto un cerchio magico in questa maniera, intorno alle 3 dita, poi andiamo su, blocchiamolo col mignolo, prendiamo il filo bloccato sul mignolo, lo portiamo su e facciamo una maglia bassissima che non calcoliamo, ok? Questo serve solo per bloccare il filo. A questo punto facciamo 3 catenelle, 1, 2, 3, filo sull'uncinetto e andiamo a fare un'altra maglia alta. Le prime 3 catenelle sostituiscono la nostra maglia alta e abbiamo 2 maglie alte in questo caso. Andiamo avanti facendo 2 catenelle, di nuovo 2 maglie alte nel nostro cerchio magico, ok? Quindi 1 e 2, 2 catenelle, di nuovo 2 maglie alte e 2, ancora 2 catenelle e di nuovo 2 maglie alte. Allora ne abbiamo 1, 2, 3, 4, ancora 1, quindi 2 catenelle, 1 e 2 maglie alte. Chiudiamo il nostro cerchio e andiamo a contare. Abbiamo gruppetti da 2, 1, 2, 3, 4 e 5 separati da 2 catenelle. Andiamo al nostro secondo giro. Abbiamo chiuso bene il nostro cerchio magico, ok? Facciamo 3 catenelle, sempre per sostituire la nostra prima maglia alta. Giriamo il lavoro, entriamo proprio sulla maglia alta con una maglia alta, senza fare catenelle. Andiamo nello spazio di 2 catenelle e andiamo a fare 2 maglie alte, 2 catenelle di separazione, rientriamo di nuovo e facciamo altre 2 maglie alte, due catenelle di separazione, entriamo nell'altro spazio di 2 catenelle e facciamo le 2 maglie alte e 2 catenelle, rientriamo, 2 maglie alte, 2 catenelle di separazione, nello spazio successivo di 2 catenelle, 2 maglie alte, 2 catenelle e di nuovo
2 maglie alte, 2 catenelle di separazione. Nell'ultimo spazio di 2 catenelle ripetiamo, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle, rientriamo, 2 maglie alte, senza catenelle di separazione andiamo sull'ultima maglia alta, proprio sulla testa della nostra maglia alta, entriamo e facciamo 2 maglie alte sempre nello stesso punto, ok? E abbiamo così completato il nostro secondo giro. Guardiamo bene, abbiamo quindi la partenza con 2 maglie alte e abbiamo 1, 2, 3, 4 angoli separati da 2 catenelle. Bene, terzo giro. Allora, 3 catenelle, partiamo quindi con 3 catenelle, giriamo il lavoro nello stesso punto, vedete proprio qui, nella stessa maglia andiamo a fare la seconda maglia alta e qui si parte sempre nello stesso modo. Poi senza fare catenelle andiamo nel nostro primo angolo e facciamo le 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte, 2 catenelle di separazione. Ora entriamo nello spazio tra il primo angolo e il secondo e andiamo a fare il primo punto puff di 2. Quindi entriamo nello spazio, prendiamo il filo come per fare una maglia alta e la tiriamo ad altezza maglia alta circa. Teniamo fermo col dito medio. Prendo il filo sull'uncinetto e vado a farlo altre 1, 2, 3, 4 volte con quella che abbiamo fatto sono 5. Faccio passare il filo, ma non del tutto, quindi avrò 2 asoline. Prendo di nuovo il filo e blocco. 2 catenelle di separazione, prendo il filo, entro nello stesso punto e rifaccio tutto, quindi la prima tirata, 2, 3, 4, 5. Prendo il filo, lo faccio passare e blocco. 2 catenelle di separazione. Entriamo nel nostro secondo angolino e facciamo l'angolo normale, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle, rientro, 1 e 2 maglie alte. Due catenelle di separazione. In questo spazio faccio la stessa cosa, quindi 2 punti puff, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Attenzione, voi potete fare il punto puff da 4, da 5, da 6, da 3, a seconda del tipo di filate che usate e dal tipo di effetto che volete, ok? Quindi se volete un punto puff più paffuto, ovviamente fate più tirate. Se lo volete un po' più magrino, allora fate meno tirate. 2 catenelle di separazione tra un punto puff e l'altro, rientriamo dentro, 1, 2, 3, 4, 5, faccio passare e blocco. 2 catenelle di separazione, andiamo nel nostro angolino e formiamo le 2 maglie alte, 2 catenelle, rientriamo di nuovo dentro, 2 maglie alte.
2 catenelle di separazione e si rifà punto puff, quindi 1 proprio nello spazio tra un angolo e l'altro, 1, 2, 3, 4 e 5. Facciamo passare, blocchiamo, 2 catenelle di separazione, rientriamo, 1, 2, 3, 4, 5. Blocchiamo, 2 catenelle di separazione e andiamo nell'angolo e formiamo il nostro angolino finale composto da 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte, e come sempre sarà finiremo con 2 maglie alte sull'ultima maglia alta, che è questa. Quindi 1 e 2. E il nostro terzo giro è finito. Come vedete abbiamo 1, 2, 3 e 4 angolini. Quarto giro. Allora facciamo sempre le nostre 3 catenelle, giriamo il lavoro e sulla stessa maglia alta da dove sono partite le catenelle facciamo una maglia alta. Senza fare catenelle andiamo direttamente nell'angolo e facciamo il nostro angolo con 2 maglie alte, 2 catenelle, rientriamo di nuovo dentro con 2 maglie alte. Ok, da adesso in poi sono 3 le catenelle di separazione per arrivare ai puff, quindi 1, 2 e 3. Ok, quindi le 2 catenelle sono solo fino al terzo giro. Da adesso in poi sono 3 le catenelle. Entriamo direttamente tra un punto puff e l'altro e facciamo 7 maglie alte. 2, 3, 4, 5, 6 e 7, 3 catenelle di separazione, entriamo nell'angolo e facciamo 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. E mi prendo il filo, 3 catenelle di separazione, andiamo di nuovo tra un punto puff e l'altro e facciamo nuovamente 7 maglie alte nello stesso spazio, quindi tra un punto puff e l'altro. Sono 3, 4, 5, 5, 6 e 7, 3 catenelle di separazione e andiamo nel nostro angolo e lo facciamo come sempre, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle, rientriamo, 2 maglie alte, l'angolo è sempre così, 3 catenelle di separazione e andiamo di nuovo tra un punto puff e l'altro a fare le nostre 7 maglie alte. 2, 3, 4, 5, 6 e 7, 3 catenelle di separazione e facciamo l'ultimo angolo, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle, rientriamo, 1
e 2 maglie alte. Finiamo senza fare catenelle entrando nella prima maglia alta e facciamo 2 maglie alte e 2, ed ecco che il nostro quarto giro è terminato. Andiamo a fare il nostro quinto giro. Allora, partiamo sempre con le 3 catenelle, giriamo, entriamo nella prima maglia alta e facciamo una maglia alta. Andiamo ora nell'angolo e facciamo il nostro angolo consueto, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Ok, allora, primo suggerimento: quando abbiamo il ventaglietto da 7 e andiamo a fare il secondo passaggio sul ventaglietto da 7, dobbiamo aumentare, quindi filo sull'uncinetto, 2 catenelle e andiamo sulla prima maglia alta qui e andiamo a fare una maglia alta. Ok, quindi qui avremo il nostro primo aumento. 3 catenelle di separazione. Da adesso in poi sono 3 le catenelle, forse l'avevamo già detto. Comunque andiamo ora intorno alla prima maglia alta, qui siamo al rovescio in questo caso, no, del lavoro, quindi intorno alla prima maglia alta passiamo in questo spazio e passiamo davanti alla nostra maglia alta, prendiamo il filo e formiamo la nostra maglia alta normalmente, e così abbiamo fatto la prima maglia alta a rilievo. Ora andiamo a fare 4 mezze maglie alte a partire da questo primo foro, questo. Quindi entriamo caricando l'uncinetto, ok? Quindi filo sull'uncinetto, entriamo, prendiamo il filo e chiudiamo tutte e 3 le asoline insieme. Ok, poi nella seconda, quindi andiamo nella maglia successiva, nella seconda faremo la seconda nostra mezza maglia alta, nella terza maglia alta sottostante facciamo la nostra terza mezza maglia alta e la quarta. Ok, quindi una mezza maglia alta su ogni maglia alta di base, ne abbiamo 4. Questa la saltiamo, andiamo ora tra la penultima maglia alta e l'ultima, facciamo passare quindi l'uncinetto davanti all'ultima maglia alta, prendiamo il filo e facciamo la nostra maglia alta a rilievo. 3 catenelle di separazione. Andiamo ora sulla prima maglia alta del nostro angolo e facciamo la nostra maglia alta, che sarà praticamente il nostro aumento. Dobbiamo sempre fare in modo speculare tutti i lati, ok? Quindi 2 catenelle di separazione quando abbiamo fatto l'aumento, e qui andiamo a fare nell'angolo 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Di nuovo adesso ripetiamo tutto, quindi 2 catenelle di separazione, sulla maglia alta andiamo a fare una maglia alta, sulla maglia alta dell'angolo, ok? Abbiamo fatto la nostra maglia alta. Ora 3 catenelle. Ripetiamo quindi filo sull'uncinetto, passiamo nello spazio davanti alla prima maglia alta, andiamo a prendere il nostro filo e facciamo la maglia alta a rilievo. Ora 4 mezze maglie alte, 1, 2, 3, 4 e ancora tra la penultima e l'ultima noi passiamo davanti, vedete l'uncinetto, prendo il mio filo, lo porto sul davanti e faccio la mia maglia alta normalmente.
3 catenelle, sulla maglia alta una maglia alta, 2 catenelle di separazione per andare a fare il nostro angolino, che è composto sempre da 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Di nuovo ripetiamo, quindi 2 catenelle, la maglia alta sulla seconda maglia alta dell'angolo, 3 catenelle di separazione e rifacciamo maglia alta a rilievo sulla prima maglia alta, poi 4 mezze maglie alte, questa è la prima, presa malissimo e col multifilo, no? Però con la pazienza, no? Si arriva ovunque. Quindi 1, 2, 3, aspettate, e 4. Questa non mi è piaciuta molto. Eccolo qua. Fatto le 4 mezze maglie alte, andiamo a fare l'ultima maglia alta a rilievo, che è qui, maglia alta, 3 catenelle, andiamo sulla prima maglia alta dell'angolo con una maglia alta, 2 catenelle per arrivare all'angolo e il nostro angolo, 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Senza fare catenelle andiamo sulla prima maglia alta finale e facciamo 2 maglie alte come sempre, ed ecco che abbiamo finito il nostro, che poi in realtà è così: 1 2 3 4 5, il quinto giro. Sesto giro, allora 3 catenelle, giriamo il lavoro, andiamo a fare la maglia alta a fianco alle 3 catenelle. Sull'angolo lo facciamo sempre nello stesso modo, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Ora 2 catenelle di separazione e andiamo a rifare questo passaggio, quindi con i punti puff, ma mentre nel primo punto puff io ho tirato 5 fili, da adesso in poi ne tirerò solo 4. Ripeto, questo dettaglio del punto puff è personale, ognuno sceglie quanti fili tirare, potete tirarli tutti nello stesso modo oppure fare come sto facendo io. Io nel primo giro ho fatto 5 tirate di fili e poi negli altri giri sempre 4, ok? Poi in base al vostro filato sceglierete. Allora dobbiamo fare 2 catenelle di separazione perché andiamo qui che è molto vicino, quindi su questa maglia alta andiamo a fare 1 2 3 4 tirate di filo, faccio passare nel centro e tengo le 2 asoline e poi chiudo. 1 2 3 catenelle di separazione, rientro di nuovo dentro, 1 2 3 4, faccio passare il filo e blocco, 1 2 3 catenelle di separazione, e adesso abbiamo il punto alto a rilievo sul davanti, quindi lo lavoriamo in questa maniera: filo sull'uncinetto, passo dietro al mio punto alto a rilievo, vedete, prendo il filo che ho faccio passare in questa maniera sul davanti e faccio la mia maglia alta. Ora andiamo a fare solo più 3 mezze maglie alte e quindi partiamo da qui
1, andiamo nella successiva 2, nella successiva 3. Prendiamo un po' di filo, poi andiamo, vedete qui c'è l'altra maglia alta a rilievo, e facciamo la stessa cosa, quindi passiamo da dietro, passo il filo sul davanti per recuperarlo e poi maglia alta, 3 catenelle di separazione. Andiamo sulla maglia alta a fare i punti puff, quindi per preparare una nuova piuma. 1, 2, 3, 4, faccio passare il mio filo, blocco, 3 catenelle, di nuovo entro, 1, 2, 3, 4, faccio passare il filo, blocco. Visto che siamo vicino all'angolo, faccio solo 2 catenelle, quindi le 2 catenelle sono qui all'inizio e sono qui in questo giro, ok? Quindi 2 maglie alte, andiamo a fare l'angolo, ok? Dopo aver fatto le 2 catenelle, 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Ora di nuovo si ripete la stessa cosa, quindi 2 catenelle, andiamo a fare il punto puff, quindi 1, 2, 3, 4, faccio passare il filo e blocco, 1, 2, 3, rientro dentro, 1, 2, 3 e 4, faccio passare, blocco, 1, 2, 3 catenelle e rifacciamo di nuovo il punto a rilievo sul davanti, che è questo, e poi 3 mezze maglie alte, 1, 2 e 3, e la nostra maglia alta a rilievo, 3 catenelle, sulla maglia alta altri 2 punti puff, 1, 2, 3, 4, faccio passare e blocco, 1, 2, 3, 3 catenelle, di nuovo 1, 2, 3, 4, blocco, 1, 2 catenelle per arrivare al nostro angolo, 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Rifacciamo di nuovo tutto, quindi abbiamo 2 catenelle di separazione e il punto puff, 2 punti puff separati da 3 catenelle sulla maglia alta, 3 catenelle di separazione, abbiamo la maglia alta a rilievo, 3 mezze maglie alte, maglia alta a rilievo, 3 catenelle, 2 punti puff, 2 catenelle e poi ci troviamo qui all'angolino, praticamente la stessa cosa che abbiamo fatto insieme in questi 2 lati. Andiamo a fare il nostro sesto giro, però aspettatemi, 1, 2, 3, 4, 5, non è vero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, andiamo a fare il settimo giro. Allora, sono 3 catenelle per la prima maglia alta, giriamo il lavoro e facciamo una maglia alta proprio al suo fianco, nella stessa maglia alta, e poi, come sempre, andiamo a fare il nostro angolino, 2 maglie alte,
2 catenelle e rientriamo con 2 maglie alte. Ok, scusate, prendo un po' di filo così. Allora, adesso che abbiamo fatto già i punti puff, torniamo a fare le nostre 3 catenelle. 1, 2 e 3. Ricordate che qui e qui abbiamo fatto 2 catenelle, però quando dobbiamo fare il ventaglietto torniamo a fare le nostre 3 catenelle, ok? Quindi tra un punto puff e l'altro facciamo le nostre 7 maglie alte per aprire il nuovo punto piuma. 2, quello che io ho chiamato piuma, ok? Ma è un vecchio punto. 4, 5, 6 e 7. 3 catenelle e continuiamo adesso a diminuire questa piuma. Quindi avevamo fatto 3 mezze maglie alte, adesso dobbiamo farne 2, ma dobbiamo sempre fare il punto alto a rilievo a fianco. Quindi andiamo adesso a farlo in questo modo, passando davanti con l'uncinetto come la prima volta. Ok? Quindi quando ci ritroviamo sul rovescio dobbiamo prenderlo così e poi facciamo 2 mezze maglie alte, quindi una su ogni mezza maglia alta sottostante. Filo sull'uncinetto e ripetiamo l'operazione. Entriamo prima della nostra maglia alta a rilievo, prendiamo il filo e facciamo la nostra maglia alta. Ok, 3 catenelle di separazione. Entriamo nel nostro punto puff tra uno e l'altro e andiamo a fare 7 maglie alte, scusate, sono 2, 3, 4, 5, 6 e 7 maglie alte. Apriamo una nuova piuma, quindi 1, 2, 3 catenelle. Nell'angolino facciamo 1, 2, come al solito, no? Poi 2 catenelle, rientriamo e facciamo 2 maglie alte. E ora ciò che noi abbiamo fatto nel primo lato dobbiamo farlo negli altri 2 lati. Quindi 3 catenelle tra un punto puff e l'altro facciamo 7 maglie alte. 3, 4, 5, 6 e 7, 3 catenelle. Andiamo a fare la nostra maglia alta a rilievo sul rovescio, ok, poi 2 mezze maglie alte e di nuovo la maglia alta a rovescio, 3 catenelle, di nuovo 7 maglie alte tra un punto puff e l'altro, quindi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, 3 catenelle. Raggiungiamo il nostro angolo e facciamo 2 maglie alte, 2 catenelle e di nuovo 2 maglie alte. E quello che abbiamo fatto in questi 2 angoli andiamo a farlo nell'ultimo, chiedo scusa, quello che abbiamo fatto in questi 2 lati andiamo a farlo anche nel terzo lato e ci troviamo alla fine del giro. E quindi abbiamo finito il nostro settimo giro. Ok, abbiamo fatto le 7 maglie alte nel punto puff, 3 catenelle, maglia alta a rilievo, 2 mezze maglie alte, maglia alta a rilievo, 3 catenelle, 7 maglie alte,
3 catenelle e il nostro angolo senza catenelle andiamo poi a rifinirlo con 2 maglie alte. Ora andiamo a fare 1 2 3 4 5 6 7 l'ottavo giro, quindi tiriamo sulle 3 catenelle, giriamo il nostro lavoro e sempre sulla stessa maglia facciamo la maglia alta, totale 2 nell'angolo, solito 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Attenzione, allora guardate bene, io sto per finire la mia piuma, ok, e qui ne sto iniziando un'altra, ma come vi dicevo, ogni volta che vi trovate ad aver finito le 7 maglie alte e dobbiamo iniziare la seconda fila, quindi iniziare a fare le maglie alte a rilievo, forse così vi torna meglio, le maglie alte a rilievo, che saranno sempre a rilievo dalla parte dove le abbiamo già messe a rilievo, dobbiamo fare l'aumento. Quindi ogni volta che vi trovate con diciamo con il secondo giro della vostra piuma, dobbiamo aumentare in questa maniera, come vi ho già mostrato. Quindi noi ci troviamo a dover fare il secondo giro della nostra piuma, benissimo, facciamo 2 catenelle, andiamo nella seconda maglia alta, questa, e facciamo una maglia alta e 3 catenelle, da adesso in poi 3 catenelle, solo per 2 giri faremo 2 catenelle, ok, qui attaccato al nostro angolino, e quindi mettiamo in rilievo questa piumetta, ok, il rilievo avanti, così, e qui ritorniamo a fare le nostre 4 mezze maglie alte, si ricomincia la prima piuma. Vi dico questo perché poi così almeno capite come sono arrivata a questo, no? Per poterlo aumentare e per poterci appunto fare questa canotta, e potete poi farlo da sole, ok? Quindi ripetiamo la piuma, abbiamo fatto le 4 mezze maglie alte e ora facciamo l'ultima, che è una maglia alta a rilievo, in questo caso sul davanti, perché tutti i rilievi devono stare nello stesso punto, cioè nello stesso lato, quindi in questo caso sul davanti. 3 catenelle di separazione e dobbiamo procedere con questa piuma, quindi maglia alta a rilievo, una sola maglia alta perché andiamo a scalare, no? Prima ce n'è 4, poi 3, poi 2, adesso una soltanto, e di nuovo maglia alta a rilievo di fianco. Vedete che si sta chiudendo la piuma? Ora di nuovo 3 catenelle, andiamo qui e iniziamo a formare anche questa piuma qui, maglia alta a rilievo, 4 mezze maglie alte, 2, 3 e 4 mezze maglie alte, andiamo a mettere a rilievo l'ultima, in questo caso sul davanti, 1 2 3, attenzione, dobbiamo fare l'aumento quando vi trovate in prossimità dell'angolo, a quel punto è lì che dobbiamo fare l'aumento, ok? Gli aumenti si fanno ai lati, quindi abbiamo la maglia alta sulla maglia alta e 2 catenelle di separazione, poi facciamo il nostro angolino normalmente, rientriamo e 2 maglie alte, e qui siamo nel lato successivo, quindi ripetiamo con 2 catenelle e andiamo ad aumentare sull'ultima maglia alta, così, 3 catenelle di separazione, andiamo a creare la nostra nuova piuma con la prima maglia alta a rilievo e poi andiamo a fare 1 2 3
4 mezze maglie alte e l'ultima la mettiamo a rilievo. 3 catenelle. Andiamo a fare anche questa piuma, quindi 1 maglia alta a rilievo, una sola mezza maglia alta, perché qui vedete sotto ne abbiamo 2, una soltanto, e poi di nuovo maglia alta a rilievo. Ops, 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 presa malissimo, non so se vi capita anche a voi, ma a me capita spesso quando guardate, ma io con santa pazienza, no, rifaccio. Ecco qua, fatto. Di nuovo 3 catenelle. Ora di nuovo a rilievo la prima, andiamo a fare 4 mezze maglie alte qui, 1 2 3 4. Entriamo dietro la nostra maglia alta e facciamo la maglia alta a rilievo, 3 catenelle, una maglia alta sulla prima maglia alta del giro dell'angolo, scusate, 2 catenelle, e ora facciamo il nostro angolo, 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte, e abbiamo fatto anche il nostro secondo lato, ok, con i nostri aumenti, perché eravamo al secondo giro della piuma nascente, ok, quella vicino all'angolo, e la stessa cosa facciamo qui, quindi 2 catenelle, andiamo a fare l'aumento sulla l'ultima maglia alta dell'angolo, una maglia alta, 2 catenelle qui, abbiamo messo. Ora continuiamo, 3 catenelle, maglia alta a rilievo, 4 mezze maglie alte, 2 3 ops ops ops, eccolo qua, ogni tanto andiamo in barca, 4 e una maglia alta a rilievo come ultima della nostra piuma nascente, 3 catenelle. Invece qui sta finendo la piuma, quindi maglia alta a rilievo, un soltanto mezzo punto alto e maglia alta a rilievo qui, 1 2 3, facciamo nascere questa piuma con una maglia alta come prima, poi 4 mezze maglie alte, 3 e 4 e via, maglia alta a rilievo, 3 catenelle, andiamo sull'ultima e facciamo il nostro aumento, ok, 2 catenelle, maglia alta nell'angolo, facciamo sempre le 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte, andiamo nella prima maglia alta e facciamo sempre 2 maglie alte e 2, ok. Benissimo, come vedete, ora vi faccio notare una cosa, questa piuma sta finendo e questa sta nascendo e abbiamo già in preparazione altre piume, quindi praticamente piano piano si allargherà, ma quello che noi dobbiamo fare adesso è andare a trovare, perché è così che dobbiamo vederlo, in realtà andare a trovare la dimensione del nostro scalfo, come sempre amo fare io, senza calcoli. Quindi adesso andiamo a fare il prossimo giro, andiamo a fare l'8º giro, aspettate, sempre 1 2 3 4 5 6 7 8, no, il nono giro, 2 3 4 5 6 7 8, il nono giro. Allora, nono giro,
sempre stessa partenza, 3 catenelle, giriamo una maglia alta. Bene, facciamo il nostro angolo con 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Ok, 2 catenelle, ricordate, ecco, i primi 2 giri della nuova nascita, diciamo così, quindi voi quando fate la maglia alta avete sempre 2 catenelle di separazione e quando fate i punti puff avete sempre 2 catenelle di separazione. Dopodiché nel giro successivo avrete 3 catenelle di separazione e sto parlando sempre e solo in questi punti dove c'è l'aumento. Ok? È chiaro, vero? Cioè solo vicino all'angolo succede questo, per il resto all'interno del nostro lato procedete sempre con le 3 catenelle. Ecco, questo per chiarire sempre di più il concetto. Adesso entriamo, come abbiamo già fatto qui, entriamo in questa maglia alta e andiamo a fare il nostro punto puff, per quanto mi riguarda composto da 4 tirate, quindi 4 fili presi per il punto puff. Entriamo dentro, chiudiamo 1 2 3 catenelle, rientriamo 1 2 3 e 4, facciamo passare e blocchiamo il filo, 2 e 3, sono seduta storta, ecco, 3. Adesso dobbiamo continuare con questa piuma, vedete che il rilievo è da questa parte, quindi andiamo a fare il nostro punto alto a rilievo al rovescio. E poi qui abbiamo fatto le 4 mezze maglie alte, ciò vuol dire che ora ne faremo soltanto 3. 1 2 e 3. Ora vedete io allargo perché devo passare di qua e prendo il filo per fare la mia maglia alta a rilievo. Ora faccio 3 catenelle per raggiungere la mia piuma che dobbiamo chiudere, giusto? Come la chiudiamo? Allora, attenzione, io faccio la mia maglia alta a rilievo qui, così, e chiudo solo le prime 2 asoline. Poi prendo il filo sull'uncinetto, passo praticamente passo tra la mezza maglia alta e la maglia alta da questa parte, mezza maglia e maglia alta, passo in mezzo, vado a prendere il filo passando l'uncinetto proprio davanti per fare un'altra mezza maglia, chiedo scusa, per fare un'altra maglia alta a rilievo, ok? E poi chiudo le prime 2 asoline e chiudo poi tutto quanto insieme, praticamente unisco le 2 parti, ve lo faccio rivedere. Allora, prima faccio questa maglia alta a rilievo ma non la chiudo, quindi tengo su le 2 asoline, poi questa la salto e vado a fare questa maglia alta a rilievo, chiudo i primi 2 e poi chiudo tutto insieme, forse così è più chiaro, vero? Spero. 3 catenelle, andiamo a fare questa nostra piuma, continuiamola, ok? Quindi maglia alta a rilievo, a rovescio e poi andiamo a fare solo più 3 perché questa è quella da 4, adesso dobbiamo fare 3 mezze maglie alte, 2 e 3 e completiamo con la maglia alta a rilievo, 3 catenelle. Sulla maglia alta, che è il nostro aumento, andiamo a fare 2 punti puff, per quanto mi riguarda composti da 4 tirate, 2 3 4, chiudo così e blocco 1 2 3, rientro 1 2 3
4, faccio passare e blocco. Solo 2 catenelle di separazione per arrivare al nostro angolino. 2 maglie alte, stiamo facendo 2 catenelle e 2 maglie alte. Ora dobbiamo ricominciare l'altro lato esattamente come abbiamo fatto questo, quindi si parte con 2 catenelle e si va a fare i punti puff nell'aumento. 2, 3, 4, 1, 2 e 3, 1, 2, 3 e 4, 1, 2, 3. Facciamo la nostra piumetta, maglia alta a rilievo. Qui ci sono 4 mezze maglie alte, io ne faccio 3, 2 e 3, maglia alta a rilievo. Olè, 3 catenelle. Andiamo a chiudere anche questa piuma, quindi maglia alta a rilievo non chiusa, tengo le 2 asoline, vado a fare anche l'ultima maglia alta a rilievo, cioè l'ultima. Abbiamo fatto la prima, adesso facciamo l'ultima di questa piuma, ok? E poi chiudiamo tutto quanto insieme. 3 catenelle di separazione e procediamo con questa piuma. 1, qui dobbiamo farne solo 3, l'abbiamo già visto. 2, 3, maglia alta a rilievo. 1, 2, 3 e si rifà punto puff. 1, 2, 3, 4, blocchiamo. 1, 2, 3 catenelle. 1, 2, 3, 4, blocchiamo e 2 catenelle perché siamo vicini all'angolino. Ricordate, solo 2 passaggi hanno le 2 catenelle, il primo quello con l'aumento, cioè con la maglia alta, e il secondo con i punti puff. Andiamo nell'angolo e facciamo il nostro angolino. Ok, questo lato lo faccio fare a voi, visto e considerato che ne abbiamo fatti 2 insieme con piacere. Adesso sicuramente siete in grado di fare questo lato da sole, ok? E ci vediamo alla fine del lato. Ed eccoci qua. Allora procediamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 al 10° giro. Iniziamo sempre nello stesso identico modo, oramai lo sapete, quindi 3 catenelle, giriamo il lavoro, andiamo nel nostro angolo e facciamo le 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Ora ricordate, quando noi facciamo l'aumento e l'aumento viene fatto nella seconda riga della nostra piuma, quando facciamo l'aumento e i punti puff, le catenelle vicino all'angolo, quindi qui, 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 quindi vicino all'angolo sono solo 2. Tutto il resto invece, per tutti gli altri giri, scusatemi, sono sempre 3, ok, comprensivo anche quello centrale, ok? Quindi solo c'è solo questa modifica, che sono 2 maglie basse, 2 catenelle nel giro diciamo dell'aumento con la maglia alta e del giro con i 2 punti puff che sono l'inizio della nostra piuma. Bene, invece in questo caso andiamo con 3 catenelle, ok? E poi
nel centro dei nostri 2 punti puff facciamo l'inizio della nostra piuma, che equivale a 7 maglie alte. Quindi queste sono 3, l'ho presa veramente, ma proprio male. 4, 5, 6 e 7. Poi andiamo a fare 3 catenelle e voi dovete guardare, no? Qui abbiamo fatto 4 mezze maglie alte, qui ne abbiamo fatte solo 3, ora ne faremo solo 2, ma prima di farne 2 dobbiamo fare la maglia alta a rilievo, che è verso di noi, quindi sul dritto. Faremo la maglia alta a rilievo sul dritto e dopo andiamo a fare le 2 mezze maglie alte e per ultima andiamo a fare la maglia alta in rilievo. Prendo un pochino di filo, olè. Ora 3 catenelle. Quando ci troviamo con la piuma unita, come vedete qui, andiamo a fare su una maglia alta. E che cosa vi fa pensare questa maglia alta? Questa maglia alta. Quindi cosa succederà? Che sopra questa maglia alta faremo i 2 punti puff. Dopo i 2 punti puff andremo a fare all'interno le 7 maglie alte. Dopo le 7 maglie alte andremo a fare la maglia alta a rilievo, le 4 mezze maglie alte, la maglia alta a rilievo. Praticamente, ragazze, dove siamo arrivati adesso è comprensibile tutto il passaggio della nostra canotta. Quindi ora ve la rispiego per benino, ma da quello che avete capito potete già andare avanti da sole, non avete più bisogno del mio aiuto, anche perché sarebbe inutile, io penso. Allora, io vi rispiego questo. Tutti gli angoli sono formati sempre da 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte, e partirete sempre, non come sono partita qui, ma partirete sempre con 2 maglie alte sulla prima maglia alta. Ok, adesso io disferò ovviamente. 2 maglie alte sulla prima maglia alta per dare ovviamente questo senso, no, di rettilineo nella nostra canotta. Questo poi è lo scalfo, ok, della canotta. Allora seguitemi. Dopo aver fatto il vostro angolo, noi ne abbiamo 4, quindi 1, 2, 3 e 4 qui. Dopo aver fatto il nostro angolo, dove noi ci siamo ritrovati, avete visto, abbiamo fatto, perché dopo i punti puff all'interno abbiamo sempre 7 maglie alte. Qui abbiamo a scalare le 7 maglie alte, poi sopra partono i punti a rilievo, che se li trovate così davanti vi ho mostrato come fare, se vi trovate in questa maniera vi ho mostrato come farli al rovescio, e soprattutto le maglie da 7 iniziali diventano 4 mezze maglie alte, 3 mezze maglie alte, 2 mezze maglie alte e 1, e poi uniamo. Ok, qui vedete, qui ci sta l'una, qui ci starà poi la mezza maglia alta singola e poi uniamo esattamente come abbiamo fatto questa. Ok, quindi eventualmente se non vi ricordate tornate leggermente indietro. Quando arriviamo a chiudere la nostra piuma basterà fare la maglia alta sopra per poi ricominciare, quindi sopra la maglia alta avremo i 2 punti puff, le 7 maglie alte e via dicendo con la piuma. Quale altro problema vi andate a trovare? Allora, innanzitutto le catenelle. Le catenelle di separazione sono sempre 3, sempre, tranne 2 volte, e questo penso di avervi annoiato. La prima volta è qui, 2 catenelle,
prima di fare l'aumento, la seconda volta è quando andiamo a fare il punto puff vicino all'angolo, e io sto parlando solo della parte vicino all'angolo. L'altra complicazione, che non è una complicazione, è quando iniziare l'aumento, sempre quando iniziate a fare il punto a rilievo, quindi dopo aver fatto il giro delle 7 maglie alte inizierete a fare il punto a rilievo con le 4 mezze maglie alte, e a questo punto è proprio qui che andrete a fare l'aumento. Ok, in questo modo noi ingrandiamo la parte, e ve la faccio vedere qui. Ok, questa è la mia metà. Dobbiamo avere ovviamente 2 metà. Ok, però voglio farvi vedere la lavorazione. Guardate, partiamo con una piuma. Noi ci siamo lasciati con la prima piuma, ok? E vi ho mostrato come proseguire. Sopra la prima piuma inizia la maglia alta e si prosegue, ok? Ora ve lo faccio vedere qua. Noi siamo qui, abbiamo completato la prima piuma, questa. Se ne formeranno 2 accanto, e difatti lo vedete, no? Ne abbiamo formate 2 e stiamo per formare la terza, che è proprio qui, terza, qui. Quindi 1, 2 e via dicendo, perché man mano si allargherà sempre di più, sempre con la tecnica che avete già visto. Voi dovete semplicemente seguire lo schema che vi ho mostrato, né più e né meno. Per aumentare si aumenta, ripeto, nel secondo giro della vostra piuma, quindi vedete, quando voi tornate indietro, qui siamo al primo giro, quando voi tornate indietro dovete aumentare, quindi farete quello che ho fatto qui. Quindi se voi notate, guardate, allora qui abbiamo fatto l'aumento, 1 2 senza aumento, aumento, 1 2 senza aumento, il terzo sarà un aumento, quindi praticamente il terzo giro ci sarà sempre l'aumento, e poi basta proseguire esattamente come vi ho mostrato, ricordandovi solo ed esclusivamente dove dovrete fare le 2 catenelle, come vi ho detto più volte. Diventa poi veramente pesante. E fatto questo e detto questo, vi lascio lavorare, ma vi dico anche cosa dobbiamo raggiungere. La metà del nostro corpo innanzitutto, ma soprattutto dobbiamo raggiungere lo scalfo, la dimensione, la larghezza del nostro scalfo, ok? Quindi non guarderete nient'altro, dovete solo raggiungere l'ampiezza del vostro scalfo. Quando l'avete raggiunta ci ritroviamo e vi mostro 1 come unirlo e 2 come allargare la nostra canotta, perché ovviamente possiamo avere diverse taglie, c'è chi ha la 38, la 40, la 42, 44, 48, 50, ecco, a seconda della taglia, dell'ampiezza che abbiamo bisogno per il nostro seno, eccetera, eccetera, la allargheremo. Però per il momento non preoccupatevi della larghezza, preoccupiamoci solo di raggiungere l'ampiezza del nostro scalfo. È facilissimo, no? Quindi semplicemente andiamo avanti con lo schema che vi ho mostrato. Quando siamo arrivati all'ampiezza del nostro scalfo ci ritroviamo e proseguiremo con il tutorial. Buon lavoro a tutti! Ed eccomi qua. Allora, io sono arrivata alla giusta dimensione del mio scalfo. Vedete? Ora vi mostro meglio. Ok, allora io l'ho provato e ho notato che la dimensione era proprio quella che mi serviva. Ovviamente l'ho provato, come già detto. Vi dico quale è la dimensione senza la chiusura, perché poi dobbiamo anche chiuderlo, cucirlo, quindi più o meno siamo a
sì, 23, più o meno a 23 centimetri, vedete? Più poi ci sarà un pelino di chiusura, ok? Siamo qua. Quindi questa è la mia chiusura e ho fatto, cioè è qui che lo chiuderò, e ho fatto esattamente, lo conto insieme a voi, allora 1 2 3 4 5 6 piume quasi completate, e poi stavo iniziando qui la settima, e ho fatto in tutto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 giri con questo filato, ok? E per la mia corporatura va bene così. Ora andiamo a chiuderlo. Quindi questa qui è dove ho agganciato il mio filo, lo metto dalla parte dritto ovviamente, perché quindi io ho messo rovescio con rovescio, e adesso vado a chiuderlo come ho fatto con le altre mie creature. Quindi io sono praticamente, finisco qui, ho fatto una catenella, vado nella prima maglia alta della parte opposta, salgo proprio, punto l'uncinetto sulla testa della maglia alta, tiro fuori il filo e faccio una maglia bassa, una catenella, vado nella seconda maglia alta, questa, e formo una maglia bassa, una catenella, vado nella maglia alta opposta e faccio una maglia bassa, una catenella, nella maglia alta più che altro dell'angolo entro e faccio una maglia bassa, catenella, maglia alta, sempre la stessa cosa dobbiamo fare, ok? Se io qui vado nella prima maglia alta, la stessa cosa farò di qua, una catenella, entro nella seconda maglia alta, vedete, dell'angolino, e faccio la mia maglia bassa, catenella, vado qui, maglia bassa. Ora guardo dove mi sono fermata, allora, perché poi dovete farlo uguale, anche se non seguite me, l'importante è che lo fate uguale all'altro, quindi sì. Allora sono qui nella seconda maglia alta, ho fatto una catenella, entro ora nello spazio e faccio una maglia bassa, una catenella, entro nello spazio e faccio una maglia bassa, una catenella. Adesso vado nella prima maglia alta, vedete che qui c'è l'angolo, vado in questa maglia alta e faccio una maglia bassa, e l'ultima vado di qua, vedete, nella prima maglia alta e faccio una maglia bassa, e ho completato la mia chiusura proprio sulla spalla. Allora siamo praticamente a questo punto, ok? Non ho tagliato il filo, non ho fatto nulla. Io adesso tiro su però 3 catenelle che formano la mia maglia alta, ok? Vedete dove sono? Nella parte dritta e dove ci siamo lasciati, quindi nella maglia bassa che abbiamo finito di fare. Quindi faccio 3 catenelle per la mia prima maglia alta e 2 catenelle di separazione. Vado praticamente, vedete che qui siamo, la maglia bassa precedente l'abbiamo fatta guardandola in questo modo, sulla seconda maglia alta dell'angolo. Faccio la stessa cosa, quindi, e ho fatto la maglia alta, ok, con le 3 catenelle più 2 catenelle di separazione. Ora vado proprio qui a questo punto vado nella seconda, ok, maglia alta, chiedo scusa, nella prima maglia alta, esattamente come qui, quindi prima maglia alta e faccio una maglia alta, ok? Quindi praticamente qui deve esserci un buchino, in poche parole, dobbiamo fare una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta, e le 2 maglie alte, una composta da 3 catenelle e l'altra maglia alta normalissima, le abbiamo fatte partire
guardandola di qua dalla seconda, guardandola di qua dalla prima, in modo tale da avere lo stesso spazio. Ok, ora proseguo. Io qui avevo il mio aumento perché mi sono fermata al secondo giro, ok, della piuma, e quindi sapete che il secondo giro avrà il suo aumento. Di conseguenza io faccio 2 catenelle e vado nel mio aumento e continuo a fare 2, 3, 4, il mio punto, 1, 2, 3 catenelle, ritorno, 1, 2, 3, 4 e vado avanti con il mio punto classico, quello che abbiamo fatto finora, ok? Quindi avrò solo più 3 mezze maglie alte, questa maglia alta a rilievo, e continuo, vado avanti con lo schema che abbiamo fatto fino adesso, che appunto oramai conoscete molto bene, per tutto il giro. Quando arrivate all'angolo fate il vostro angolo, e se ci sono da fare gli aumenti fateli, cioè praticamente dovete continuare a lavorarlo come se non aveste chiuso il giro. Arriverete poi sulla spalla qui e mi aspetterete. Quindi ci ritroviamo quando siamo in procinto della nostra spalla, così vi mostro cosa dobbiamo fare qui, ok? Come lo chiudiamo. Ecco, sono arrivata praticamente alla fine del mio giro, quindi scusatemi, noi siamo partiti da 3 catenelle più 2, ok? Abbiamo fatto questi due fori, questi due foretti. Ora in tutto i fori devono essere 3. Quindi io ho completato il mio giro. Adesso io avevo qui da fare 2 punti puff. Voi ovviamente vedrete in base a dove vi siete fermati, no? Per l'ampiezza dello scalfo. Completate quindi il vostro giro e quando vi trovate dove c'è l'angolino farete solo 2 catenelle, 2 soltanto, e andate, adesso questa è la catenella, è al contrario, 1, 2, nella terza catenella del giro iniziale, testa dell'uncinetto nella terza catenella, prendete il filo e facciamo una maglia bassissima. Cerco di prenderla un pochino meglio, sempre male. Eccola qua. E così abbiamo i nostri 3 fori sulla spalla che continueranno fino alla fine del giro. Quindi noi quando dobbiamo ripartire, noi siamo qui, tiriamo su 3 catenelle che sono il primo punto alto, più 2 catenelle che sono quelle di separazione. Poi andiamo sul nostro punto alto e andiamo a fare il punto alto. Di nuovo 2 catenelle e partite con quello che state facendo. Quindi in questo caso io devo fare le mie 7 maglie alte e continuo facendo le mie 7 maglie alte. 3, 4, 5, 6 e 7. Praticamente voi dovete continuare i vostri giri come se nulla fosse, se non per il fatto che sulla spalla abbiamo i nostri 3 buchetti. Quindi quando arriveremo da questa parte e faremo i nostri 7, in questo caso perché io finisco così, ok, ho iniziato adesso un'altra piuma, le 7 maglie alte, io farò qui le 7 maglie alte, poi 2 catenelle e mi aggancio come ho appena fatto.
Cosa stiamo andando a fare in questo modo? Stiamo andando ad allargare la nostra metà canotta. Ora vi faccio vedere. Ok, vedete? Noi siamo qui, adesso dobbiamo andare ad allargare perché abbiamo raggiunto il nostro scalfo, ma non abbiamo raggiunto, perlomeno per quanto mi riguarda, non ho ancora raggiunto la mia metà corpo. Ora vi mostro una cosa. Vi mostro questo. Allora, questa è la parte che abbiamo fatto insieme, questa è la parte che ho già fatto, perché ovviamente dobbiamo avere le due metà per combinare una canotta, ok? Quindi vi ho mostrato come fare la spalla sopra e abbiamo i nostri 3 buchini, vedete? Io parto con 3 buchini e continuo con 3 buchini, ma attenzione a questo passaggio. Tra l'altro qui ho ancora, ah no no no, è il filo chiuso. Attenzione a questo passaggio. Quando arrivate, allora, io sono qui adesso, ok? Vedete, sono qui. Andrò a far scomparire le piume che iniziano a nascere. Vedete, io qui ho chiuso la piuma, io sono qua, vedete, sono a questo punto qui, vado a far scomparire questa piuma, non la faccio più, quindi dobbiamo iniziare ad eliminare alcune piume. Ma quando questo? Quando siete in procinto di arrivare alla metà del vostro corpo, ok? Vi spiego meglio, perché dopo vi faccio vedere il passaggio con i buchini. Ok, allora, io ho fatto solamente, guardate, sono circa 3 centimetri, quindi non ho fatto più nascere questa piuma e ho cercato di far finire le altre piume dove sono riuscita ad arrivare. Quindi più piume riesco ad eliminare verso la fine dell'ampiezza del mio metà canotta, della mia metà canotta, e meglio è. Ok, arriveremo al punto, ora poi vi mostro come fare quegli archetti, però è importante che voi sappiate che io ho fatto vi dico anche la dimensione, la larghezza, da sottoascella alla fine, perché poi attenzione, c'è una lavorazione di circa 1 centimetro per la chiusura, io sono a circa 21 centimetri e ho finito, e ho circa, diciamo, da dove ho iniziato i buchini, da dove finisce la piuma, quindi qui lo vedo meglio, ho circa 3 centimetri, 2 centimetri, vedete? Ho finito questa piuma e poi non l'ho più fatta, ho iniziato i buchini. Ok, questi buchini perché? Perché poi dobbiamo combaciarci con l'altra parte e se abbiamo troppe punte non è bello da vedere, quindi dobbiamo formare questi foretti. Ok, quindi perché ve lo sto dicendo in anticipo? Perché c'è chi dovrà allargarlo molto di più di me, la metà della vostra canotta, c'è chi invece dovrà allargarlo, anzi è già arrivata la larghezza che le serve, ok? Quindi dipende da quanto vi occorre come diametro, come circonferenza, scusatemi, come circonferenza la vostra canotta. Continua a dargli del maschio, ma è una femmina la canotta. Quindi andate avanti fino a quasi 3 centimetri dalla fine. 3 centimetri col mio filato, e attenzione, perché se avete un filato più spesso ovviamente arrivate prima di me. Ok, quindi basatevi più o meno a ancora 3 giri dalla fine, ecco, 3 giri dalla fine, vi fermate e iniziate a fare il giro con i foretti, cioè quella che serve per eliminare alcune piume. Ok, ora vi mostro come si eliminano. Allora, riprendiamo da dove ci siamo lasciati. Io stavo completando, io sono già arrivata a dover formare i miei buchini, quindi ne ho 2, 4, 6, 7,
e questa è una piuma da completare, quindi vado avanti, ok? Quindi 1, 2 e 3, e questa la faccio normalmente, solo per farvi capire quanto è semplice questo ragionamento, Questo lavoro si farà, attenzione, questo lavoro lo faremo solo, esclusivamente nella parte del davanti e del dietro, non sotto. Sotto continueremo a lavorare normalmente, come se nulla fosse, ok? Quindi stiamo completando questa piuma, questa qui invece è già finita. E quindi la facciamo scomparire. Allora, per arrivare a questa piuma non bastano 2 catenelle, noi dobbiamo fare 1, 2 e 3 catenelle. Poi andiamo proprio nel centro e facciamo la nostra maglia alta, quindi qui in realtà non cambia proprio niente, ok? 3 catenelle e si continua. Continuiamo, mi casca tutto. Continuiamo. 1, devo cercare una piuma finita, 3, 4, ok, ecco questa qui vi faccio vedere, quindi 1, 2, 3, io sto continuando normalmente, come sempre ho fatto, finché non incontro una piuma finita, dove anziché iniziare un'altra piuma su quella finita, vedete qui, io faccio 1, 2, chiedo scusa, sono solo 2, quindi sono 1, 2 catenelle, entro, vedete questa la piuma è finita con già la maglia alta, entro proprio in questo archetto qua, così, e faccio una maglia alta, poi 1, 2, entro nell'archetto successivo e faccio una maglia alta, 1 e 2 catenelle e proseguo con le piume che sono ancora aperte, quindi che vanno ancora chiuse. Facendo in questo modo io praticamente non faccio più nascere qui una piuma. Procediamo, così vi faccio vedere per benino. Quindi 2, stiamo proseguendo normalmente col nostro schema, quello che abbiamo sempre fatto finora, fino a che non incontrerò un'altra piuma esaurita, ed è qui. 1, 2, 3. Questo ve lo faccio vedere per bene, in modo tale che da farvi capire più che altro il concetto. Ecco, questa qua va chiusa. 1, 2, 3. Quindi, come vedete, io sto continuando normalmente, ed è quello che dovrò fare poi sotto, senza chiudere nessuna piuma, ok? Perché sotto poi dobbiamo continuare per la nostra lunghezza. Ecco, vedete, anche questa piuma è terminata, ha già anche la sua maglia alta, e quindi io faccio solo 2 catenelle, entro qui e faccio una maglia alta, 2 catenelle, entro qui e faccio una maglia alta, 2 catenelle e proseguo. Ecco, proseguite ora fino all'angolo. Io vi ho mostrato dove dovete chiudere le piume, cioè quando proprio la piuma si è esaurita con la punta, vedete, con la maglia alta qui, e quindi iniziate a fare i buchetti formati da una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta nello spazio, e poi proseguite fino a raggiungere un'eventuale altra piuma esaurita. Ogni piuma che si esaurisce voi farete quello che vi ho mostrato, ok? Io adesso vado avanti per raggiungere il mio angolino. Ecco, come vedete sono arrivata a raggiungere il primo angolo, quindi ho fatto soltanto
questo gioco di buchini dove vi ho mostrato e poi ho proseguito normalmente. Questa qui è finita, il prossimo giro ci saranno i buchini anche dall'altra parte. Ok, detto questo, quando arriviamo all'angolo cosa stiamo facendo? La parte sotto. La parte sotto va lavorata come sempre avete lavorato. Ok, non cambia nulla dal primo giro che vi ho fatto vedere ad ora. Non dovete modificare la parte sotto. La parte sotto quindi verrà lavorata come sempre, senza nessun tipo di modifica. Mi raccomando, farete gli aumenti quando vanno fatti. Ok, io ancora non ci sono e al secondo giro che vanno fatti gli aumenti, vedete, adesso qui farò le 7 maglie alte e poi quando faccio il secondo giro della piuma allora farò l'aumento nella parte sotto. Quindi fate la parte sotto come sempre avete fatto, compreso gli aumenti che vanno fatti se siete nel giro degli aumenti, perché non so se voi siete esattamente nel mio punto, ok? Quindi se non siete nel mio punto e siete nel secondo giro della piuma dovete fare gli aumenti nella parte sotto. Ok, finite il giro sotto e ci ritroviamo poi nella parte dietro, definiamola dietro e quella che abbiamo appena fatta il davanti. Vi manca la parte sotto dove non ci sono modifiche, dovete continuare come schema, ok? Allora, abbiamo fatto anche la parte sotto, ok? Quella dentro gli angoli, quindi è la parte sotto. Ora completo il mio angolino, ho fatto le 3 catenelle e completo il mio angolino. Aspettate che, ecco, 2, 2 catenelle e 2 maglie alte. E ora sono, attenzione, vedete questa è la mia spalla, quindi sono nella parte della schiena o il davanti, adesso è irrisorio quello, comunque siamo nel lato, non sotto. E quindi io cosa faccio? Adesso continuo il mio lavoro normalmente, mi fermerò quando le piume, vedete, le piume stanno esaurendosi, abbiamo questa maglia alta sopra e vi mostro come come abbiamo fatto dall'altra parte lo faremo anche da questa, quindi andiamo a far esaurire questa piuma, non la faremo più crescere. Vado avanti questo pezzettino e ci ritroviamo quando siamo proprio qui sulla piuma esaurita. Eccomi qua, sono, vedete, nel punto in cui la piuma si chiude, abbiamo già la maglia alta sotto, quindi faccio solo 2 catenelle, entro nello spazio e faccio una maglia alta, 2 catenelle, entro nello spazio successivo, faccio una maglia alta, 2 catenelle e proseguo con il mio lavoro. Normalmente 1, 2, 3, 2, 3, chiudo questa piuma, 1, 2, 3, procedo normalmente finché non trovo una piuma che si sta per chiudere, che io la posso incontrare in un punto e voi magari in un altro, perché io ho chiuso magari la mia mezza canotta in un punto diverso dal vostro, quindi possiamo trovarci in punti differenti, ok? Ok, eccola qua, questo è l'altro punto dove io farò sparire la piuma come per magia. 2 catenelle, entro nello spazio, una maglia alta, 2 catenelle, nello spazio una maglia alta, 2 catenelle e procedo con la lavorazione delle piume che dobbiamo finire. Ecco,
Ecco, vado avanti fino ad arrivare qui al congiungimento e vi mostro come fare. Ecco, sono arrivata alla fine del giro. Io in questo caso mi trovo con le 7 maglie alte, voi potrete essere in qualsiasi punto voi siete, comunque sia farete 2 catenelle alla fine del vostro lavoro e poi nella terza catenella, partendo da sotto 1, 2, 3, inseriamo l'uncinetto, prendiamo il filo e chiudiamo con una maglia bassissima. Per ripartire si riparte sempre con 3 catenelle più 2 catenelle di separazione e poi sempre finché non finite il giro farete la maglia alta sulla maglia alta. Ecco, adesso io qui ho questo che non mi piace, quindi io non lo faccio mai finire in questo modo, preferisco, ecco, questo magari è una cosa che non so se voi fate o voi piace, vedete che c'è un nodino? Ecco, preferisco tagliarlo il nodino, tagliare il filo e cominciare come se fosse un gomitolo nuovo. Io preferisco piuttosto che quel nodino lì. Poi dopo nascondo il filo e come se non fosse successo niente, giusto? Quindi riparto così. Ecco, nel frattempo così vi ho mostrato cosa faccio io se incontro dei nodini, che ci può stare, no? Possono esserci. Quindi blocco il mio filo. Rientro che è meglio. Voi fate come fate normalmente, a bloccarlo. 1, 2, 3, ecco, partiamo da dove ci siamo lasciati, quindi io parto con 3 catenelle più 2 di separazione e poi faccio una maglia alta sulla maglia alta, di nuovo 2 catenelle di separazione. Allora proseguo la mia piuma, qui la finisco, quindi farò come ho fatto qui. Ci ritroviamo qui, ok? Ve lo faccio rivedere. Ecco, io ho proseguito la mia piuma, e poi mi trovo qui e quindi faccio 2 catenelle, la maglia alta nello spazio, 2 catenelle, la maglia alta nello spazio, 2 catenelle, proseguo la mia piuma. Due, 3, ok, 1, 2, 3, proseguo la mia piuma, questa qui sta per finire. Poche parole, non ne faccio più nascere, ok? 1. Attenzione, qui siamo dove c'erano i buchini del giro precedente, quindi vuol dire che dobbiamo fare solo 2 catenelle, entriamo nel buchino e facciamo la maglia alta, 2 catenelle, entriamo nel buchino e facciamo la maglia alta, 2 catenelle, entriamo nel buchino e facciamo la maglia alta, 2 catenelle. Quindi da 3 prima erano 2 fori, dopo sono 3, dopo sono diventati 3 e adesso ne avremo 4, 1, 2, 3 e il 4 che si sta formando. Al posto quindi della piuma noi avremo questi forellini. Intanto stiamo facendo terminare le nostre piumette, ok? 2 e 3, qui andiamo a fare, non è ancora conclusa, perché i 3 buchini partono dopo questa maglia alta, ok? Così, 3 catenelle, andiamo qui, siamo sul lato, attenzione, non siamo sotto,
perché nella parte sotto non ci sono queste modifiche. Ecco che siamo di nuovo dove ci sono i forellini, quindi 2, entro, maglia alta, 2 catenelle, maglia alta nel buchino, 2 catenelle, maglia alta nel buchino, 2 catenelle. Faccio finire questa piuma. Ok, e proseguo fino a quest'angolino, che poi mi permetterà di andare a lavorare il sotto senza modifiche. Nel frattempo però, come vedete, mi trovo dove c'è una piuma finita e quindi quando mi ritrovo così faccio come vi ho mostrato, ok? 2 catenelle, rientro dentro, 2 catenelle e proseguo. Ecco, ho voluto farvi vedere perché non è solo dove io vi ho mostrato, magari voi vi trovate a doverne chiudere di più, ok? Però è chiaro, vero? Quando vi trovate, vedete che c'è solo la maglia alta sopra la piuma, dovete fare i buchini. E quando i buchini ci sono già, dovete aumentare i buchini, ok? Come vi ho mostrato qui. Arrivo all'angolo. Allora, vi mostro un altro dettaglio. Quando arriviamo all'angolo, vedete, e vi trovate nel secondo giro della piuma, come io mi trovo in questo momento, quindi normalmente voi aumentate, giusto? E fate la stessa cosa. Aumentate anche qui, quindi sono 3 catenelle, entrate nella maglia alta, fate la maglia alta, 2 catenelle, andiamo nell'angolo, rifacciamo, andiamo nell'angolo, formiamo il nostro angolo, e ovviamente siamo nella parte sotto adesso, ok? Siamo nella parte sotto dove non ci sono modifiche, quindi 2 catenelle, entriamo e facciamo il nostro aumento, 1, 2 e 3, e procediamo con la lavorazione normalmente qui senza, ripeto, mi ripeto molto, ma la parte sotto non va toccata, ok? Quando arriverete qui all'angolo fate l'aumento come normalmente facciamo, stessa cosa si riparte nel lato diciamo o frontale o della schiena, però in questo lato ovviamente dobbiamo continuare con i buchini, quindi io direi facciamo la parte sotto, ognuno per conto suo, e poi ci ritroviamo di nuovo nella parte laterale dove invece ci sono le modifiche e vi rifaccio vedere. Ok, ho fatto la mia parte sotto, sono andata avanti nella parte laterale facendo ovviamente i buchini dove vanno fatti. Vedete, qui ho aumentato i buchini, ho proseguito le piume aperte, questa sta finendo, quindi il prossimo giro ci saranno anche qui, anziché 2 fori ne farò 3 con 2 catenelle, e andiamo avanti con la parte, ecco, sto lavorando come dicevo la parte laterale, non quella sotto, l'ho già fatta, quindi 2 catenelle, scusate, 2 catenelle, entro nell'archetto con una maglia alta, 2 catenelle, nell'archetto una maglia alta, 2 catenelle, nell'archetto una maglia alta, 2 catenelle, e finisco questa piuma. Ops, questa qui era da chiudere, così, quindi ok, 1, 2, 3 catenelle e proseguo. Sono sul laterale, può essere il dietro o il davanti, dopo lo scopriremo, ma sul laterale sono.
Ok, qui ci troviamo dove c'è la maglia alta, quindi chiusa la piuma sopra la maglia alta io farò i buchini. Come vedete ho voluto seguirvi più in questa parte che è un po' arzighigolata che la parte iniziale, dove potete tornare semplicemente indietro, no? Nel tutorial e se non avete capito un giro guardarlo, perché tanto poi alla fine i giri sono tutti uguali, no? Quindi preferisco seguirvi quando ci sono degli impegni tipo questi, che poi sono facili, no? Però preferisco seguirvi. 3. Io sto proseguendo normalmente. 1 e sono sempre sul lato. Ok, ecco che sono arrivata alla fine, faccio solo 2 catenelle e mi aggancio nella terza catenella dall'inizio con una maglia bassissima e procedo con 3 catenelle che sostituiscono sempre la prima maglia alta e 2 catenelle di separazione, una maglia alta sulla maglia alta e 2 catenelle di separazione, e andiamo avanti con il nostro primo lato, perché di lati ne abbiamo 2, ok? Davanti, dietro e poi c'è il sotto, e di queste metà ne abbiamo bisogno di 2, proprio perché poi le uniremo e formeremo la canotta piuma. Dico delle cose ovvie, vero? 3, vediamo, sì, questa qua va chiusa, male, 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 si rifà, eccola. A che sono dove ci sono i buchini, quindi 2 catenelle anziché 3, 2, entro nello spazio, una maglia alta, 2 catenelle, entro nello spazio con la maglia alta, 2 catenelle, entro nello spazio, 2 catenelle e faccio la mia piuma. Uno, 2 catenelle. Allora, quando vi trovate in questo punto, guardate, vedete qui dovreste fare la maglia alta, come vi ho detto, no? Sopra questo, dopo la maglia alta fate i foretti, ma quando vi trovate con i foretti sulla vostra sinistra e qui le 3 maglie alte, qui dovreste fare la maglia alta, giusto, sulla piuma, invece non la facciamo. Quando ci troviamo in questa situazione, e quindi per me era importante mostrarvela perché potete trovarvici anche voi, ok, qui non andiamo a fare la maglia alta sulla piuma, bensì 2 catenelle e andiamo qui e facciamo il nostro primo foretto, ok, maglia alta, 2 catenelle, saltiamo la piuma e andiamo qui a fare la maglia alta, perché è più logico fare in questo modo piuttosto che nell'altro quando ci troviamo con i fori così. 2 catenelle e andiamo nello spazio a fare la maglia alta, 2 catenelle, nello spazio facciamo la maglia alta, 2 catenelle, nello spazio maglia alta, 2 catenelle, e qui procediamo con la nostra maglia alta a rilievo, mezza maglia alta e maglia alta. Ok, e qui abbiamo altri buchini, quindi vedete qui siamo proprio nel punto in cui dobbiamo iniziarli, quindi 2 catenelle nel foro, una maglia alta, 2 catenelle nel foro,
una maglia alta, 2 catenelle e proseguiamo questa piuma. Ecco, tutte le volte perché non guardo, no? Vado avanti così, però questo è da chiudere. Ok, 1 2 catenelle e qui abbiamo tutti i forellini, maglia alta nel foro, 2 catenelle, maglia alta, 2 catenelle, maglia alta, 2 catenelle, maglia alta, attenzione, io salto come ho fatto prima, 2 catenelle, salto questa punta, non faccio la maglia alta qui, ma la faccio nel buchino. Ok, 2 catenelle. Quindi quando vi trovate ad avere i forellini o sulla destra o sulla sinistra e una piuma già chiusa, fate così, saltate in questa maniera, ok? Così. Ok, abbiamo fatto le 2 catenelle e ora maglia alta, rilievo, procedo con questa piuma, ops ops, così, forellini, 2 catenelle, maglia alta, 2 catenelle, maglia alta, 2 catenelle, maglia alta, 2 catenelle, finiamo questa piuma. Olè. Olè. 1 2 3. Adesso vi devo mostrare una parte fondamentale. Finisco un attimo questa piuma. Abbiamo fatto tutto il lato insieme, perché così avete visto proprio tutti i passaggi e potete procedere senza di me. Allora, guardate, questo qui è l'aumento del lato, non del sotto, del lato. Quando ci troviamo nell'aumento del lato, noi facciamo i forellini, perché qui dovremo far crescere una piuma, invece faremo finta che questo sia questo, ok? Questo sia questo. Quindi 1 2 catenelle, andiamo nell'archetto, 1 2 catenelle, andiamo nell'archetto, 1 2 catenelle e poi angolino, 1 2, rientriamo e qui attenzione perché siamo sotto e quindi sotto rispetteremo il disegno. In questo caso ho 2 solo catenelle perché devo fare il punto puff, ok? Quindi 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4. Ok, 1 2 3 e procedo. Allora, quindi il sotto lo faremo senza alcuna modifica nel lato opposto, come invece abbiamo fatto questo lato. Ok, andiamo avanti in questo modo. Ovviamente l'angolo continuerà, qui sono buchini, quindi praticamente quando arrivate a chiudere questa piuma farete poi la maglia alta qui, 2 catenelle, maglia alta, catenelle, maglia alta e via. Ok, quindi qui oramai abbiamo superato l'ostacolo degli aumenti. Ok, quindi qui continueranno ad aumentare i buchini. Questa parte invece è la parte sotto che non va modificata ma semplicemente continuata, e dietro, quindi il davanti e il dietro lo faremo come abbiamo appena fatto e andiamo avanti fino a quando? Fino a quando ovviamente voi non farete una fascia alta così di buchini, no? Come detto, arrivate quasi a 3 centimetri
a 3 centimetri dalla chiusura, no? Dall'arrivare a chiudere il petto, ok? Quindi circa 3 centimetri, poi fate i buchini. Detto quello che io vi ho mostrato, dovete farlo finché non arriviamo proprio perché se prima eravamo così dalla chiusura, adesso dobbiamo avvicinarci proprio un lato con l'altro. Quando siete arrivati alla larghezza desiderata, quindi con tutte le piume e poi con i buchini come vi ho mostrato, vi fermate che vi faccio vedere come le uniamo e come proseguiamo sotto. Ed eccoci qui. Allora, quando abbiamo fatto le due metà e abbiamo raggiunto l'ampiezza del nostro metacorpo adatto a noi, a quel punto lo proviamo per vedere se effettivamente con la cucitura calcolate circa, dopo vi dirò di cucitura, sarà neanche un centimetro di cucitura, e a quel punto scegliete la vostra scollatura. Se la volete più o meno scollata, metterete un marcapunto in modo tale da capire, ovviamente occhio che sia nello stesso punto, ok? Da capire dove volete che finisca la vostra scollatura, e questo sia sul davanti che sul dietro, ok? La stessa cosa sul dietro, quindi mettete un marcapunto dove volete che la scollatura finisca, se la volete più o meno a seconda di come la volete, quindi semplicemente un marcapunto che la tenga ferma. Adesso in questo caso ne ho messo uno sotto solo perché l'ho voluta provare, no? Per vedere se mi andava bene, e così è perfetta. Quindi dopo aver fatto questo andiamo a cucire la nostra canotta piuma. Dopo invece andremo ad allungarla. Quindi la prima cosa, abbiamo prima trovato la misura del nostro scalfo, dopo abbiamo trovato la misura del nostro metacorpo, adesso la chiudiamo e poi andiamo a farla crescere come lunghezza. Siamo tornate sul banco lavoro. Allora, a questo punto dobbiamo unire le parti come vi ho mostrato sul manichino. Quindi prendiamo intanto una delle due parti, in questo caso penso di aver preso il davanti. Abbiamo il retro con il retro combaciati, il filo a nuovo. Io so che devo arrivare a questo marcapunto, non questo che era soltanto ok per tenerlo fermo, e quindi chi ha già fatto la chiusura della canotta sorriso sa già come andiamo a chiuderla. Chi invece non l'ha ancora fatta lo può fare con me. Allora, qui abbiamo il nostro angolino, siamo nella parte sotto, entriamo proprio nella parte centrale dell'angolino e formiamo il nostro primo cappietto. Ok, io lo blocco una seconda volta con una maglia bassissima, poi faccio una sola catenella. Se volete farne due ne farete due, io ne faccio una sola, vado dalla parte opposta esattamente nello stesso punto e faccio una maglia bassa, una catenella, vado non nella prima maglia alta ma nella seconda e faccio una maglia bassa, una catenella, faccio la stessa cosa dall'altra parte, quindi nella seconda maglia alta faccio una maglia bassa, una catenella, ora vado nello spazio e faccio una maglia bassa, catenella, sempre nello spazio opposto, una maglia bassa, catenella, vado nello spazio successivo con una maglia bassa, una catenella, spazio ovviamente corrispondente, no? Dall'altra parte una maglia bassa e una catenella, di nuovo nello spazio successivo maglia bassa, una catenella, corrispondente dalla parte opposta, maglia bassa, catenella. Entriamo ora nella prima maglia alta
in questo caso, no? Comunque sia, regolatevi quando voi siete sulle punte non chiuse. Io adesso mi ritrovo così, magari voi no. Ok, quando siete sulle punte non chiuse vi regolate voi. Quindi io faccio la maglia bassa sulla prima maglia alta, una catenella, e faccio sempre la stessa cosa dalla parte opposta. Quindi come lo fate da una parte dovete farlo dalla parte opposta. Ora vado nella maglia alta successiva, maglia bassa, catenella, stessa cosa faccio qui, maglia bassa, catenella, di nuovo, maglia alta successiva, maglia bassa, e catenella, andiamo nell'altra maglia alta, che poi sono le mezze maglie alte queste, catenella, andiamo ora sull'ultima maglia alta, maglia bassa, catenella, sull'ultima catenella, e diamo una controllatina, deve venire, ecco, ok? Quindi a seconda di come voi vi trovate, io adesso in questo caso mi ritrovo con con una piuma a questo punto, ma probabilmente voi no, vi troverete magari con una punta chiusa, una piuma chiusa o appena iniziata, dipende, non ha importanza se non ci troviamo nello stesso punto, perché le dimensioni possono essere differenti e quindi voi avete finito prima o dopo, non è quello l'importante è capire dove mettere la maglia bassa, e ogni tanto controllate che vada bene, che non sia troppo tirato o troppo largo, ok? Solo per rendervi un pochino più autonome. Quindi catenella, adesso entriamo nello spazio e faccio una maglia bassa, una catenella nello spazio, una maglia bassa, catenella. Adesso vado sulla punta di questa piuma, maglia bassa, catenella, vado anche qui, maglia bassa, catenella, poi qui abbiamo uno spazio e lo prendo con una maglia bassa, catenella, maglia bassa, catenella, maglia bassa, catenella, ok? Praticamente andate prima da una parte e poi dall'altra a fare il corrispettivo. Praticamente dovete lavorare a specchio con una maglia bassa da una parte, la catenella che separa una maglia bassa dall'altra e la maglia bassa dall'altra. Quindi catenella sempre di separazione. E ora andiamo sulla prima maglia bassa, mezza maglia alta, che no, questa è la prima maglia alta, una catenella, e andiamo sulla prima anche di qua, una catenella. Ora guardiamo dove siamo, ecco, nella parte centrale, una catenella, parte centrale, una catenella, l'ultima, questa è la maglia alta, maglia bassa, catenella, e vado nell'ultima maglia alta anche qui con una maglia bassa, una catenella, e ripetiamo tutto. Attenzione a non saltare, ok? Dovete farli tutti i buchini. Nei buchini mettete sempre la maglia bassa, la catenella e poi stessa cosa dalla parte opposta. Ok, e andiamo avanti così fino ad arrivare al marcapunto che avete deciso, vedete? Al marcapunto che avete deciso di mettere per il finale, cioè praticamente per la vostra scollatura, e questo sia davanti che di dietro. E dopo aver cucito sia la parte avanti che la parte dietro, ok, questa ovviamente è l'apertura, vedete? Aspettate, ve la metto meglio. Ok. Eccola qui. Allora, questa è la cucitura del davanti,
E questa è la cucitura dietro, vista da dietro. A questo punto però dobbiamo allungare la parte sotto, giusto, perché a meno che non vi vada bene come lunghezza, per quanto mi riguarda no, e quindi devo procedere con l'allungarlo. Quindi agganciamo il nostro filo esattamente, guardatemi, allora adesso vi devo far vedere questo. Guardate, questa è la parte sotto, sia del davanti che del dietro, sono identiche ovviamente, no? La parte sotto, allora guardate bene, qui mi crescerà una piuma e qui la stessa cosa. Da questa parte qua invece io voglio fare in modo che la piuma cresca in modo differente, cioè qui siamo già a fare le 7 maglie alte, ok? Su questa piuma qui dobbiamo andare a fare le 7 maglie alte, stessa cosa ovviamente dall'altra parte. Allora io qui in mezzo, per diversificare, parto con la maglia alta, questa qui, quindi parto qui con la maglia alta. Se voi invece qui a fianco siete, non so, a questo punto, per dire, o avete già fatto le 7 maglie alte, partite proprio qui nella parte centrale, non so se siete, se questa parte qui e questa, ok, per diversificare potete, e ovviamente avrete anche questa piuma da questa parte qui, ok, per diversificare qui nella parte centrale farete 7 maglie alte, ma potete scegliere voi come partire nella parte centrale. L'importante è che sia diversa dalla parte che voi vedete qui, ok, perché io qui farò 7 maglie alte. Se faccio le 7 maglie alte qui avrò 3 piume. Ok, e questo è il mio concetto, era solo per diversificare. Scegliete voi come partire nella parte di unione. Ok, così forse mi sono spiegata bene. Io qui farò semplicemente l'inizio con la mia maglia alta e quindi parto, questa è il mio angolo, questo è l'altro mio angolo, io proprio in mezzo faccio la mia maglia alta. Ripeto, potete anche scegliere di fare 3 piume tutte uguali, ok? Quindi 1, 2 e anche quella centrale. Però se volete diversificare forse è più carino. Forse, poi non è detto che sia più carino, dipende da voi. Io quindi vi ho detto qual è il mio ragionamento, ok? E spero sia chiaro. Quindi io ho agganciato il mio filo, faccio 3 catenelle per la prima maglia alta, poi faccio 1, 2, 3 catenelle e vado direttamente nella mia piuma, quella laterale, faccio 7 maglie alte. 2, magari la rifaccio completamente, aspettatemi. Adesso dobbiamo pensare invece ad allungare la nostra canotta, quindi abbiamo fatto l'unione della nostra canotta, vedete? L'abbiamo unita e adesso dobbiamo però allungarla. Allora io mi ritrovo in questo modo. Ho qui una piuma che nasce, qui una piuma che nasce e poi ho questa parte centrale. Cosa voglio fare? Voglio che sia diversa la piuma che inizierà, perché io faccio crescere una piuma proprio da qui. Ok, quindi se io sono, vi spiego questo concetto perché se voi non avete l'inizio della piuma in questo modo, cioè con i punti puff, potete poi decidere di partire anziché con una maglia alta come farò io, di partire, non so, con 7 maglie alte qui, cioè avendo superato praticamente, io farò questa parte, ok, la maglia alta, così il giro dopo farò i 2 puff e via dicendo. Se voi invece anziché avere i 2 punti puff avete le 7 maglie alte, per intenderci, potete iniziare qui lo stesso con una maglia alta, però se siete più in alto magari iniziate con il punto puff qui, ok, nella parte proprio centrale, cioè fate in modo che queste due parti
siano differenti da quella centrale, se possibile. Se invece volete seguire me in ogni caso, va bene lo stesso, magari potete avere una piuma leggermente, cioè leggermente uguale a quella che avete qui, perché se voi qui avete per esempio le maglie alte e fate la maglia alta anche qui, praticamente avrete poi 3 piume uguali, ok? Io adesso ho un nodino sciolto. Allora vado adesso ad agganciarmi, allora guardatemi, qui abbiamo le maglie, l'angolino, e qui abbiamo l'angolino, quindi io vado in centro, cioè tra un angolo e l'altro, e aggancio intanto il mio filo. E questa è la prima parte da fare. Voi agganciatevi come fate normalmente, ok? A questo punto dobbiamo fare la prima maglia alta e io la farò con 3 catenelle. Poi per arrivare qui normalmente dobbiamo fare 3 catenelle ed è quello che faremo sempre, ok? Solo in questo caso, solo con questa partenza, ripeto, solo con questa partenza, perché devo arrivare da questa parte, farò anziché 3, 4 catenelle, ok? Quindi 1, 2, 3, 1, 2, 3 e 4, solo perché non tiri, d'accordo? Spero che sia chiaro. È solo in questo caso che faccio 4 catenelle, poi mai più, mai più, mai più. Non lo farò mai più. Allora, 3, 4, 5, 6 e 7. E ovviamente io adesso andrò avanti con il mio solito schema, non cambia assolutamente nulla, ma proprio nulla, ok? Quindi andiamo avanti col nostro solito schema. Vedete, io qui sto chiudendo la mia piuma, poi crescerà, non ci sono più aumenti da fare, ok? Non avete più aumenti da fare. Se per caso volete allargare leggermente la parte sotto, cambiate il numero dell'uncinetto, quindi questo è il 2,5, io potrei cambiarlo tra qualche giro con il 3, poi con il 3,5 e via dicendo, che non partite subito dal 2 al 3, ma fate mezzo punto per, e così si allargherà senza dover fare nessun tipo di modifica. Poi cosa succederà? Vedete? Quindi continuate adesso ad allungarla senza nessun tipo di modifica, seguendo semplicemente quello che avete sotto, e di conseguenza continuate a chiudere le vostre piume, e ovviamente quando arrivate a questo punto farete i 2 punti puff e partirà un'altra piuma. Ok, quando arrivate da questa parte, quindi innanzitutto prima di arrivare da questa parte arriverete da questa parte, che farete quindi facciamo così, arriviamo all'unione del davanti, facciamo finta che questo sia il dietro, arriviamo all'unione del davanti e ci ritroviamo. Sono arrivata, ecco, sono andata avanti, no? Da dove siamo partite noi, sono andata avanti fino ad arrivare all'unione della parte opposta, e farò la stessa cosa, solo per questa volta anziché 3 catenelle ne faccio 4. Entro nella metà, allora qui abbiamo il nostro angolo, qui abbiamo l'altro nostro angolo, io entro nella metà e faccio la mia maglia alta. Poi sempre 1, 2, 3, 4 catenelle, ripeto solo per questa occasione, ok? Perché altrimenti ero troppo lontana nel fare l'altra piuma, e procedo con la mia piuma. 4, 5, 6 e 7. Regolatevi ora voi, perché se non siete nello stesso punto, vedete che non tira se io faccio 4 e 4 catenelle? Allora dovete regolarvi voi in base al lavoro che avevate qui.
e quello che voi andrete a fare nel centro. Se vi bastano le 3 catenelle farete 3 catenelle, se vedete che tira un pochino ne farete 4 anche voi. Ok? Adesso vado avanti e vi mostro come mi congiungo. Sono arrivata a congiungermi, vedete? Ho fatto le mie 7 maglie alte, adesso mi ritrovo qui con l'angolino e questa lunga catenella che le prime, dove le prime 3 catenelle equivalgono alla mia maglia alta e le altre 4 invece di separazione, solo in questo caso che è 4, quindi io farò 4 catenelle, ripeto solo in questo caso, ok? 4 catenelle, poi conto dal basso 1, 2, 3, mi aggancio e faccio la mia maglia bassissima e così abbiamo concluso il nostro primo giro. Adesso, da adesso in poi bisognerà continuare la piuma anche qui, quindi cosa facciamo? Facciamo, per iniziare il punto puff facciamo 3 catenelle e lo calcoliamo come la prima tirata di filo, ok? E poi ne facciamo altre 3, 2 e 3. Ne ho fatte 3? Aspettate che non mi ricordo più. Allora, questa è 1, 2, 3 e 4. Poi 1, 2, 3, rientro. Aspettate che lo prendiamo qui. 1, 2, 3, 4. Ok, e ho fatto i miei punti puff dell'inizio. Ok, e poi continuo. Ok, qui facciamo 3 catenelle, abbiamo detto che il primo giro è stato un po' diversificato, ok? 3 catenelle e io proseguo col mio punto in rilievo e poi i miei 4 punti, mezzi punti alti, 2, 3, 4 e poi di nuovo. Ok, quindi proseguo normalmente. Ora vi spiego un'ultima cosetta che forse può servirvi. Ok, quando arrivate ovviamente dall'altra parte, voi oramai seguite semplicemente lo schema. Ok, semplicemente lo schema, a parte che qui abbiamo fatto le 4 catenelle, ma a noi, come avete visto, non ci interessa più, è stato solo il primo giro, per il resto girate, no? Fate il vostro giro normalmente. Quando arrivate qui vi agganciate ovviamente nella terza catenella, ok? Nella terza fate un punto bassissimo, così vi ritrovate nel centro, proprio qui, tirate su 3 catenelle e mi fate ovviamente le 7 maglie alte perché dobbiamo fare l'inizio della nostra piuma, ma più che altro è qui che io voglio mostrarvi. Quando poi arrivate a dover fare, per fare il punto a rilievo, supponendo appunto che dovete partire, no, col punto a rilievo, quindi vi ritroverete così. Voi siete qui, aspettate, facciamo finta che vi agganciate, no? Voi vi aggancerete qui con un punto bassissimo, ok? Quando vi troverete qui con le 7 maglie alte, nel giro dopo vi aggancerete nel punto alto, ok? In questa maniera. Poi fate una catenella, filo sull'uncinetto e fate il punto a rilievo, ok? Quindi per fare il punto a rilievo iniziale semplicemente fare così e poi farete, io sto parlando dell'inizio giro, ok? E poi farete le vostre 4 mezze maglie alte normalmente. Ecco, così vi ho spiegato perché era più che altro quello, non saprete poi come iniziare, ma sicuramente sì che lo sapete, però
io dico in caso vi ho spiegato come partire, quindi fate una catenella e poi il punto alto rilievo quando siete all'inizio, ok? Quando dovete partire da qui. Ok, quindi andiamo avanti fino alla lunghezza desiderata seguendo semplicemente lo schema e quando arrivate all'inizio giro dovete agganciarvi e proseguire ovviamente con la piuma. In questo caso io proseguirò con le 7 maglie, mi aggancerò qui, mi sposterò al centro e farò le 7 maglie alte. Quando arriverò al giro dopo farò la maglia alta rilievo come vi ho mostrato, eccetera, eccetera, eccetera. Quando arrivate alla lunghezza desiderata, che ovviamente sceglierete voi, no? In base a quello che più vi piace, andiamo a fare una rifinitura semplicissima, partendo dal fondo, che è poi così, è molto semplice, sono dei pioppolini. Facciamo 3 maglie basse, 2 e 3. Io sul fondo faccio una catenella adesso da 5, mentre qui sulla manica l'ho fatta da 3, ok? Quindi decidete voi, io sul fondo faccio dei pioppolini un pochino più evidenti, quindi da 5, 1, 2, 3, 4, 5, poi vado nella maglia bassa, quindi prendendo le 2 costoline della maglia bassa e faccio una maglia bassissima e poi riprendo a fare 1, 2, 3 maglie basse, poi 1, 2, 3, 4, 5, entro nella costolina della maglia bassa e chiudo con una maglia bassissima e vado avanti così per formare tutti i miei piopolini nella parte sotto. Farete la stessa cosa, io l'ho fatta con solo 3 catenelle anziché 5 del sotto, sullo scollo e sul giro maniche, ovviamente se vi piace. Ed eccolo qui finito, quindi praticamente abbiamo fatto tutto il bordino di piopolini come appunto vi ho mostrato e nella parte sotto invece i piopolini sono un pochino più grandi, vedete? Di questa parte sopra. Quindi sopra sono da 3 catenelle, mentre sotto sono da 5 catenelle. C'è poca differenza se vogliamo, ok? Quindi deciderete poi voi, in base ai vostri gusti, quante catenelle fare alla fine, ok? Io spero di essere stata chiara anche in questo video, spero tanto che quest'ultima creatura vi sia piaciuta e come sempre spero di vederne tantissime nel nostro gruppo. E vi saluto e vi auguro un buon agosto. A presto. Ciao.